Se vi capita di visitare Washington, non perdetevi una visita al Congresso, il cuore pulsante della democrazia americana. Sono sicuro che riconoscerete la sua cupola dall'esterno, ma siete mai stati dentro? Ecco, vi invito a entrare nelle ali del Congresso, a esplorare la storia americana tra i suoi corridoi e soprattutto a guardare in alto al grande ciclo di affreschi dentro la cupola. Passatemi il paragone, ma un po' come il ciclo di Correggio nella cattedrale di Parma, anche qui vi troverete davanti a un'apoteosi o una salita verso il cielo, osservata dal basso. Ma in questo caso non si tratta dell'ascesa di Maria o dei santi, ma di quella verso la gloria immortale del primo presidente americano George Washington. Ecco, non vi stupisca guardandola che la mano dietro questo capolavoro sia di uno dei più grandi pittori italiani dell'Ottocento, Costantino Brumidi. Nato e cresciuto a Roma, dove il padre aveva una piccola caffetteria, Brumidi si era formato come pittore all'Accademia di San Luca e verso la metà del XIX secolo aveva iniziato la sua carriera accettando commissioni per Papa Gregorio XVI. Con il cambio del Papa nel 1846 e la sua fuga dopo la creazione della Repubblica Romana, Brumidi si impegnò a mettere in salvo oggetti sacri dalle razzie delle chiese e fu proprio questo suo zelo a metterlo in difficoltà al ritorno di Pio IX in città. Una volta ristabilito l'ordine precedente dello Stato Pontificio, Brumidi fu accusato di saccheggio e condannato a 18 anni di carcere. Fu in questa circostanza che il pittore di corte decise di giocare la sua ultima carta, chiedendo e ottenendo la clemenza del Papa in cambio della promessa di partire per l'America e affrescare nuove chiese nel nuovo continente. Fu così che iniziò la sua avventura americana. Dopo il suo arrivo a New York nel 1852 divenne ritrattista e divenuto cittadino americano nel 1857, Brumidi si impegnò subito a mantenere la sua promessa, affrescando tra le altre la cupola della cattedrale di Filadelfia. Fu negli anni 60 che gli fu commissionata la sua opera più grande, questa laica, quando accettò di disegnare i corridoi del Congresso, non a caso modellati sulla loggia vaticana di Raffaello, e di affrescare quello che oggi si chiama semplicemente Rotonda, la cupola dell'Ascensione. Non più del Papa che lo aveva graziato, ma del padre di un popolo che l'aveva accolto e gli aveva restituito la libertà, come sarà poi per tanti altri migranti come lui.